E ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi proveremo ragazzi M-TOS, Master Tosso o Tempio del Ragno Master. E oggi lo proveremo con il mio personaggio healer ovviamente e con dei ragazzi trovati casualmente nel gioco, quindi ragazzi appunto che stanno provando anche loro a fare M-TOS. Oggi proveremo a fare una bella rannata e vedremo come andrà. Intanto ragazzi scrivo che siamo pronti per cominciare. Ok, benissimo ragazzi, siamo pronti. La coda sta per startare, andiamo a fare il devasto dentro il Tempio del Ragno Master. Via. Ovviamente aspettiamo il tank che ancora non è... Ho spawnato, sì, spawnato, non me ne ero accorto. Andiamo. Via. Ok, molto bello. Ok, buff per tutti, cure per tutti, perfetto. Dovrebbero essere a posto in cure i ragazzi. Perfetto. Ovviamente ragazzi questo contenuto non è possibile a tutti in quanto è un contenuto endgame e prettamente dovete avere un livello oggetto minimo di 70.000, ma ovviamente ci sono c'è secondo me un vincolo che per i DPS che non possono essere 70.000 assolutamente. Magari per quanto riguarda i support ok, ma un DPS secondo me 70.000 qui non ha alcun tipo di possibilità, in quanto i danni veramente qui ne servono una valanga. Quindi più se ne fanno e meglio è, perché altrimenti non è fattibile shottare i mob, non è possibile far danno, non è possibile chiudere la coda, ecco. Alla fine le cure sono possibili, anche il tank può tankare, ma se i danni non esistono capite bene che la coda dura veramente all'infinito. Quindi i DPS secondo me non reggono di questa, diciamo, diceria, perché alla fine secondo me anche qua è una diceria del livello oggetto 70.000. Comunque proseguiamo col dungeon. Ovviamente cercherò di fare più in fretta possibile, cercheremo di fare più in fretta possibile per arrivare alle parti salienti della coda, che sono i boss, e vedremo come andrà. Vedrete anche voi come andrà. Ovviamente seguitemi per capire al meglio la coda e capire al meglio cosa dovete fare, e soprattutto se siete chierici cosa dovete fare, come li dovete sistemare, cosa dovete usare, perché noi abbiamo bisogno di utilizzare anche delle mosse in particolare, perché altrimenti non possiamo curare. Per esempio al secondo boss avremo bisogno di una mossa particolare, altrimenti non potremmo curare i fantasmi che ci sono nel secondo boss. Quindi state qui e guardatevi la coda, tanto sarà abbastanza veloce, dovrebbe essere, se i ragazzi ovviamente faranno il proprio lavoro. Io farò il mio e loro faranno il proprio. Allora ovviamente andiamo avanti, tra pochissimo arriviamo al primo boss. Aspettiamo. Ok, ovviamente cercate di mettere, se siete chierici, le ali al tank e andiamo. Boom, boom. Ok, via. Ok. Ok. Perfetto ragazzi, ci sistemiamo un secondo, qualche minuto per fare il primo boss e siamo pronti. Ok, siamo pronti ragazzi per fare il primo boss, il primissimo boss. Andiamo.
Ho dimenticato di mettere il bagliore di vino. Andiamo. Ok, la prima botta ovviamente ragazzi tenete sotto d'occhio sempre il tank, perché la prima botta sarà veramente distruttiva nei suoi confronti. Quindi cercate di guardare la salute del tank subito appena entrate, perché prenderà la prima botta che è praticamente tipo una special, quindi subirà un sacco di danni. Ovviamente in questo dungeon ci sono delle fasi. In queste fasi vedete qui che abbiamo dei cerchi in testa, dobbiamo evitare di farci, diciamo, di farle esplodere queste linee rosse sui barili in modo tale da evitare il gas. Il gas in pratica è una specie di DOT, danni nel tempo costante, che ci renderà veramente impossibile continuare la coda. Più sarà elevato il danno, più sarà elevato le volte che scoppieranno i barilozzi, più ne scoppieranno e più danno subiremo. E io credo che una volta superati gli 8 stack convenga proprio riprovare il boss, in quanto i danni saranno veramente ingenti e sarà impossibile come chierico, perché io sono chierico, sarà veramente impossibile tenere tutti questi danni. Ovviamente cercate sempre di se usate il tank anche di girare continuamente in modo tale da disorientare anche i mob che spawnano. È morto non so come, però vabbè, ho usato una pergamena. Se riusciste tutti ad entrare nel cerchio giallo per evitare tanti danni, in quanto vi copre come damage reduction del 10%, danni ridotti del 10%, vi aiutano tantissimo. Quindi se riuscite a stare anche tutti nel cerchio non è sbagliato. Ovviamente spariamo un'altra daily. Ok, ora una volta ogni tot spawnerà, esatto, un barile, e questo qui va distrutto per tempo, altrimenti esploderanno tutti i barili piccoli esploderanno. Quindi mi raccomando ragazzi, più in fretta fate e meglio è, in modo tale che non possa esplodere e non possa distruggere i barili, e evitate ovviamente il gas velenoso DOT distruggente. Ok, ovviamente spostatevi dai vostri compagni che hanno il cerchio rosso, perché subiranno molti più danni rispetto a voi, verranno quasi one shottati, e cerchiamo di finire questa coda. Il tank non lo so, mi sono perso, non so cosa sia accaduto per un istante. Ok, sarà impossibile adesso trattenere tutti questi danni. Proveremo adesso, ma sarà impossibile. Anche se 6 non è quasi impossibile. Proviamo. Non ho capito cosa sia successo, perché qualcuno di loro purtroppo ha fatto esplodere qualche barilozzo e sono esplosi tutti perché erano vicini, nelle vicinanze, ecco. Vabbè, proviamo a farlo anche se c'è un DOT costante di 6. Sappiate però che le cure che ci vogliono qui sono veramente tante. Ok, ci vuole adesso, bisogna distruggere questo barilozzo, altrimenti saranno problemi grossi. Ok, cerchiamo di curare il tank e di mantenere un attimo la vita a tutti. Ovviamente se cercherete, in questa situazione è conveniente utilizzare le pozioni, in quanto c'è un DOT costante e non riesco più assolutissimamente a mantenere tutta questa questo danno, e andiamo avanti. Ok, andiamo di cavalcatura manufatto. Magari si riuscissero a spostare tutti non sarebbe sbagliata come cosa. Buttiamo una parola curativa e andiamo. Veramente complicato.
Ovviamente non è una run secondo me che abbiamo fatto nel migliore dei modi, però se riuscissimo a chiuderla non sarebbe male ecco, come cosa. Ovviamente è spawnato un altro barilozzo e non ce la facciamo, mi sa. No. Ok. Danni asfissianti di 9. Sarà veramente complicata. Ecco, direi quasi impossibile. Proviamo. Vediamo cosa sta succedendo. Ok. Proviamo ancora. Ok. Usiamo una pozione. Oddio santo. E siamo riusciti a chiudere il primo boss a stento. Purtroppo c'è stato un attimino di misunderstanding. I ragazzi hanno fatto esplodere qualche barilozzo in più. Però siamo riusciti a chiudere il primo boss. Va bene. Ok, siamo pronti ragazzi. Andiamo a fare il nostro casino. Ovviamente in questo caso mi hanno lasciato indietro, ma non andrebbe fatto assolutissimamente. Stanno cercando di skippare tutto in modo tale da velocizzare il processo, però non si sono accorti che così io non arrivo e prendono dei danni incredibili. Va bene, viaggiamo. Buttiamo tutto quello che aiuta la squadra a far danno. Ok, siamo pronti quasi per arrivare al secondo boss. Manca veramente poco. In questo secondo boss, ragazzi, noi dovremmo cambiare un potere, in quanto i fantasmi verranno curati o attraverso la daily, ovvero il cerchio del chierico, oppure l'unico modo per curarli è usare un potere che si chiama, vi faccio vedere, si chiama lenire. Voi utilizzate il lenire e poi dovreste utilizzare diciamo un potere, il cerchio giallo, questo qui. Il suo santificato vi aiuta a curare quei fantasmini. Siamo pronti, andiamo. Allora, usiamo il bagliore divino. Mi sono dimenticato di sostituirlo. Ok, spariamo tutto. Manufatto, cavalcatura. Evitiamo questo cerchio rosso subito. Allora, le meccaniche di questo boss. Allora, lui cercherà tra poco di metterci a tutti. Lui cercherà di mettere. Adesso lo vedrete. Intanto farà questa fase, ovvero bisogna distruggere queste anime il più in fretta possibile, altrimenti subiremo, diciamo, un grido. Quando lui esatto, questo grido più forte, diciamo, in quanto vedete la forza del grido sulla destra aumenterà e quindi noi subiremo molti più danni. Ora, esatto, è spawnato adesso il fantasma. Io utilizzo un cerchio per curarlo. Ne spawnano 2 alla volta, quindi utilizzate il potere a volontà e una daily in modo tale, esatto, poi farà un'altra cosa del genere che vi metterà, esatto, questo raggio in testa di colore viola e vedrete subito chi è che ce l'ha. Dovete stare lontani in modo tale da riuscire ad evitarlo, perché vi one shotterà se voi starete con i vostri compagni vicini. Quindi cercate di stare lontani quando fa questa cosa qui. Adesso non ce l'ho io, ce l'ha, esatto, Esk, quindi cercate di evitare, non fate come ho fatto io, che ho fatto una cavolata. Cercate di evitare, ovviamente se siete chierici fate il cerchio un po' qualche volta,
così date un attimino una mano ai vostri compagni di squadra e via di parola curativa. Distruggiamo. Ok, adesso c'ho io. No, non ho io, non ce l'ho io. Ok, curiamo i vari fantasmini prima che sia troppo tardi. Forza del rito abbassata. A posto. Siamo riusciti a lasciare 0, quindi perfetto. Devo dire, tutto sommato stiamo facendo bene. I DPS stanno distruggendo le anime al momento giusto. Ce l'ho io adesso, ragazzi. Mi sposto, come potete vedere ho il raggio. E quindi bisogna spostarsi, togliersi veramente dalle scatole, mettersi in un angolo, o destra o sinistra, in modo tale da concedere gli altri membri di allontanarsi, altrimenti verranno one shotati. Utilizzate ovviamente le pergamene se doveste morire, altrimenti darete, diciamo, problemi al gruppo. Mi sposto. Ok. Darete problemi al gruppo e non si riuscirà facilmente a chiudere la coda. Ok, sono spawnate adesso i fantasmi dentro dei cubi, diciamo dei cubi, dei cerchi. Bisogna distruggere prima i cerchi, dopodiché bisogna riempire la vita ovviamente dei fantasmi il prima possibile, in modo tale da non dare la forza dell'urlo molto elevata e quindi riuscire a continuare. Ok, perfetto. Spostiamoci. Devono fare le anime. Ok, fanno le anime i ragazzi. Ok, cerchiamo di mantenere la vita a tutti. Siamo pronti a buttare cavalcatura manufatto. Ok, chi ce l'ha? Ok, meno male che io ho il coso nel combattimento che mi garantisce la salute. Ok, qua metto il cerchio a terra in modo tale da curare. Ok, loro hanno valutato, esatto, di uccidere direttamente il boss. Non vale la pena di liberare Sibella lì, il fantasma, perché ormai si può direttamente one shottare il boss. Non è necessario curarlo. Ok, perfetto ragazzi. Ok ragazzi, andiamo avanti. Ok, 0 stack abbiamo mantenuto, infatti ragazzi sono molto contenti. Stanno correndo come i pazzi perché vogliamo fare una speedrun, solo che io ancora non ho sistemato i poteri, quindi cerchiamo di sistemare subito i poteri più velocemente possibile. Ok, perfetto. Non so quanto siamo come minutaggio. Dovremmo essere, vediamo, 18 minuti. Oh, bello. 18 minuti ragazzi. Siamo pronti? Go go go. E andiamo. Terzo boss. Vi spiegherò anche qui le meccaniche ragazzi. Allora, in poche parole, in questo boss qui bisogna rimanere tutti al centro, perché in un certo periodo del dungeon il boss fa il cocoon, ovvero ci mette dentro un bozzolo. Uno di noi, esatto, verrà messo dentro il bozzolo, eccolo qui. Bisogna distruggerlo immediatamente perché avete tipo 2-3 secondi al massimo, altrimenti il vostro compagno morirà e sarà impossibile distruggere il cocoon per le prossime volte. Quindi una meccanica, diciamo, la meccanica più importante di questo boss è questa. Poi, esatto, a un certo punto usciranno, esatto, questi grandi ragni che vi faranno del danno. Ovviamente questo rosso farà del danno questo rosso farà del danno, mentre l'altro, che sarà verde, di colore verde, esatto,
curerà il ragno, quindi io mi metto qui sotto, di solito si mette l'healer, in modo tale da counterare questa roba, perché cura un sacco, 1 o 2 stack il boss. Andiamo avanti, ovviamente cerchiamo di non morire e di fare più danno possibile. Come potete vedere il tank si prende sempre la botta rossa perché è veramente forte come danno. Come potete vedere stava per succedere una catastrofe. Mi metto qui davanti in modo da prendermi la botta incredibile. Stavo anche per rimanere steccato, ma andiamo avanti. Ok, Cocoon, scrivete Cocoon subito. DPS così, esatto, utilizzeranno cavalcature, tutto quello che vogliono per liberarvi. Soprattutto se siete healer non potete assolutamente morire qua dentro. E niente, si va avanti. Occhio a questi cerchi rossi che fanno un danno spropositato. Cercate di stare al centro perché farà anche quest'altra roba che fa un sacco di danno. Ora prenderò io al solito questa grande botta. Meno male che ovviamente ho quello in combattimento che mi garantisce la vita. Il cocoon qui anche in questo caso. Perfetto, liberato. E siamo pronti a buttare tutto sul boss. Ok, il tank sta facendo il proprio lavoro. Occhio a questa striscia qua perché vi one shotterà. Ok, qualcuno deve prendere sta roba, esatto. Cocoon, subito cocoon. Ok. Ok. Oh il cazzo. Ok, utilizziamo la pergamena, scusate. Parolaccia. E andiamo. Ok, cerchiamo di evitare che, esatto, che prenda tutta quella vita. Ok, cavalcature, manufatto, tutto quello che avete, buttatelo sul. Ok, mi vado a prendere io ovviamente questo colpo. Cercate di... dai che ce la facciamo. Ok, metterò qui, prenderò io questo danno. Ok, Nemesis è stato distrutto, ma è stato chiuso. Perfetto! 23 minuti ragazzi. Ottima rannata. Veramente, veramente complimenti a tutti. Veramente fenomenali. Devo dire che è stato veramente una bellissima rannata. Ringrazio Niklas, Grini, Esk e Nemesis perché abbiamo fatto una bella rannata. Ringrazio a tutti, abbiamo fatto in 23 minuti ragazzi. E in un prossimo video, se vorrete ovviamente, scrivendomi nei commenti, vi farò vedere la mia build che utilizzo per fare MTOS. Va bene ragazzi? Vi raccomando ragazzi, se vi è piaciuto il video lasciate like, commentate ed iscrivetevi al canale. Inoltre se farete tante domande sul chierico, sulla build che ho utilizzato per fare il MTOS, farò un video apposito dove spiego la build e tutto quello che dovete avere. Detto ciò ragazzi, ci si becca alla prossima. Ciao!